Inter 0, Bayern 2, gol di Sané, autogol di Danilo D'Ambrosio. Dicevamo, il Bayern nelle ultime 18 Champions League consecutive ha sempre vinto la prima giornata nel girone, segnando 45 gol, subendone soltanto 2. Oggi possiamo aggiornare questo dato impressionante: 19 su 19, 47 gol fatti e soltanto 2 subiti. L'Inter non ha scalfito la corazza di questo Bayern Monaco. Per me l'analisi, Simo, di questa partita non merita nemmeno troppe parole, nel senso che si sono viste inevitabilmente due squadre di un livello nettamente differente. Un Inter che era convalescente dopo la brutta sconfitta nel derby, un Inter che mentalmente poteva guadagnare qualcosa da questa partita nel caso in cui l'avesse approcciata bene, avesse strappato un risultato purtroppo insperato, visti i livelli che sono nettamente differenti di questa sfida. Qualcuno di più, qualcuno di meno, ma ci hanno provato, hanno cercato di dare tutto in questa sfida, in cui però oggettivamente si è giocato contro una squadra più forte. C'è il rammarico magari per alcune fasi della gara in cui ci si poteva aspettare qualcosa in più. Si parlerà tantissimo dei cambi tardivi, però ecco, ripeto, c'è poco da dire, Simo, il Bayern è stato più forte e si è visto nettamente. La statistica che hai dato in apertura dice tutto. Sono 20 anni circa che il Bayern praticamente ha un certo tipo di rendimento, e mi sembra che i numeri ci dicano che è una squadra banalmente di un altro livello. Cioè, questo è il punto di partenza. In particolare, a partire da questa base, affrontava un Inter che, come hai detto bene, non era minimamente nel suo momento migliore, perché se c'è un modo in cui puoi provare a fronteggiare il Bayern è quantomeno avendo fiducia totale nei tuoi mezzi, concentrazione massima e una condizione fisica di buon livello. L'Inter in questo momento non ha nessuno di questi fattori, e quindi ti esponi evidentemente ad una partita che, mi spiace dirlo, ma finisce 2-0 e ci va di lusso, perché con tutti i tiri che hanno fatto e le discrete parate che ha fatto anche Onana poteva finire con tanti gol Sì. subiti in più. Quindi non lo so, è un'Inter negativa, non c'è il minimo dubbio su questo, però sinceramente non capisco cosa ci si potesse aspettare prima. Io mi aspettavo esattamente una partita complicata, dove il Bayern avrebbe dominato dal punto di vista tecnico e fisico, perché sono più forti sia fisicamente che tecnicamente, e che avrebbe vinto. Io avevo detto 3-1, 2-0, insomma alla fine i gol di scarto sono stati 2, e l'Inter non sta bene, molto banalmente. Quindi la partita che abbiamo giocato oggi, giocata contro l'Udinese o contro il Torino, mi fa incazzare pesantemente. Contro il Bayern Monaco sinceramente no. Quindi adesso misuriamo il livello dell'Inter da sabato col Torino, secondo me. Sì, diciamo che mentre parlavi stavo ragionando un po' anche su quello che abbiamo visto l'anno scorso, perché l'anno scorso affrontavamo il Real Madrid più o meno con delle aspettative simili, però eravamo in un momento non complicato come quello di oggi, perché oggettivamente la sconfitta nel derby, soprattutto per come è maturata, ci ha portato ad affrontare questa partita dal punto di vista mentale con un macigno ancora più pesante sulle spalle, delle consapevolezze che sono venute meno, secondo me, all'interno di questa squadra, delle scelte da parte anche del mister, di cui adesso parliamo. L'Inter stasera ha schierato una formazione totalmente inedita, o non importa, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni in difesa, con quindi D'Ambrosio titolare e Skriniar spostato al centro, De Vrij in panchina, soprattutto centrocampo. Per la prima volta abbiamo visto dal primo minuto contro un avversario così tosto Gosens a sinistra, Dumfries a destra, Mkhitaryan dentro, Barella fuori, davanti Dzeko, Lautaro, vista l'assenza di Lukaku che sarebbe stato molto importante secondo me in questa partita, per quanto riguarda le caratteristiche anche della difesa e di come si poteva attaccare la difesa del Bayern. Stavo ripensando però a quello che era stato l'anno scorso la sfida contro il Real Madrid, e se rivedo quella partita, io sono uscito da quella partita con il grande rammarico di non aver portato a casa un risultato che sul campo avevamo anche meritato di ottenere contro il Real Madrid, ripeto. Quest'anno contro il Bayern, ecco, la partita siamo stati anche loro di un livello superiore, noi di un livello inferiore all'Inter che abbiamo visto l'anno scorso contro il Real, se devo fare questo paragone. Quindi capisco tanti commenti, alcuni sono nettamente eccessivi secondo me, però capisco un po' la delusione che viene sottolineata in questo momento. Altre cose ci sono da sottolineare, però ti chiedo, Simo, se ti sei appuntato le azioni come fa di solito, se racconti un po' la partita per chi magari non l'avesse vista e poi analizziamo ulteriormente.
Sì, guarda, di azioni dell'Inter ce ne sono poche, perché di fatto in attacco i tiri sono stati pochi e tutti abbastanza gestibili per Manuel Neuer. La partita è stata scandita dal Bayern, banalmente. Quando hanno voluto accelerare hanno accelerato, quando hanno trovato spazio, andando comunque in seconda o in terza come marcia, non di più, hanno comunque trovato lo spazio e sono stati pericolosi. Son partiti bene con un tiro di Kimmich al terzo minuto che Onana ha respinto, poi ha risposto Lautaro al sesto con un tiro fuori di poco. All'inizio qualche scambio c'è stato a livello di offensivo di azioni, però ripeto, abbiamo avuto un bello Onana che ha risposto diverse volte presente su tanti tiri del Bayern. Loro poi hanno trovato il gol e lì, secondo me, lì sì c'è qualcosa da rivedere, perché il primo gol di Sané è un movimento sbagliato alla difesa, in particolare D'Ambrosio e Dumfries sono i due su cui porre l'attenzione. Penso più Danilo, ma non ho visto bene il replay, quindi dovremmo rivederlo. L'Inter, ripeto, ci prova poco e comunque a parte l'occasione di Correa nel finale all'83esimo che grida ancora vendetta, non ho mai avuto la sensazione di un Inter che fosse lì per fare gol, cose che invece con il Bayern è successo molto spesso. Quindi loro comunque, come dicevo prima, hanno tirato tante volte, hanno trovato un buon Onana a rispondere e poi vabbè, il secondo gol credo che sia la sintesi della differenza di status e di Sì, livello fra le due squadre. C'è un gol sì. atomico del Bayern Monaco che ha anche fortuna perché lo mette dentro D'Ambrosio, però è un'azione meravigliosa. Sì, perché un doppio triangolo in un fazzoletto di campo, che si chiude appunto con il tiro di, Sané, ma ad una velocità impressionante. Ecco, il problema tanti leggo: "Noi abbiamo fatto 0 tiri in porta". Ma anche perché la nostra qualità negli ultimi metri non è quella che hanno loro. Cioè, noi proviamo a fare quel tipo di gioco che fanno loro, solo che noi rimaniamo sempre lì a girare attorno all'area di rigore. Loro ci hanno proprio penetrato la difesa proprio come un coltello nel burro, come dicevamo l'altro giorno. Quindi, livello tecnico assolutamente più elevato. Dispiace ancora una volta, almeno a me, sottolineare Simo, uhm, un dubbio personale sulla lettura della partita da parte del mister, perché le scelte iniziali secondo me si sono, rivelate anche, diciamo, azzeccate sulla carta, anche se D'Ambrosio per me oggettivamente stasera piuttosto male. Nonostante ci abbia messo tutto, però troppe volte lì su quella corsia siamo andati in inferiorità numerica. Ha avuto anche 2 palloni che poteva gestire meglio magari in area di rigore, però purtroppo ecco, non è il nostro principale attaccante, ma è D'Ambrosio, non possiamo fargliene, troppe colpe, ecco, degli errori sotto porta. Però dicevo ad un certo punto, inizio del secondo tempo, vedevo un Inter che ha avuto quei 5 minuti, non dico di poter riaprire la partita, ma che comunque qualcosa in più stava facendo vedere lì davanti. Si è vista una squadra che si stava allungando, loro comunque erano ancora in forma, erano ancora messi bene, qualche cambio lì poteva essere fatto. E invece ancora una volta si è aspettato di prendere il gol prima di fare una sostituzione. Qualche cosa, qualche energia fresca, qualche risorsa a centrocampo, poi qualcuno diceva che Barella non stava benissimo e quindi, non poteva scendere in campo, ma anche un Aslani che comunque è fresco, un Darmian che poteva essere inserito prima al posto di un Dumfries che non punta mai l'uomo e quindi, potevamo provare ad attaccare la loro difesa alle spalle perché lasciavano tanto campo e non lo abbiamo mai fatto. Mi aspettavo di più, a quel punto con Dumfries che veniva mangiato nei minuti finali puntualmente da Davis, si poteva cambiare qualcosa. Invece ancora una volta secondo me un po' troppo tardi. Poi non so quanto avremmo comunque retto, però la lettura delle partite mi sembra un problema piuttosto ricorrente ormai, ne parliamo spesso. Sì, su questo son d'accordo. Io parto dal presupposto che questa partita qui non la vinci mai, ma letteralmente mai, anche se fai tutte le scelte perfette. Detto questo, sono d'accordo sulla lettura dei cambi, perché erano almeno 10 minuti che vedevamo l'Inter, soprattutto in alcuni singoli, cotta fisicamente e sovrastata da alcuni altri singoli del Bayern Monaco. Quindi su questo, sono d'accordissimo con te. Ehm
Per il resto, ripeto, mi viene difficile andare più nel profondo proprio perché la sensazione che ho avuto io, e magari è mia personale, però la sensazione che ho avuto io è che davvero avessimo davanti un avversario Sì. semplicemente di un livello superiore. Cioè lo sport poi a volte ti mette davanti anche a competitor che tu semplicemente non puoi battere perché non sei nelle condizioni mentali, fisiche, tecniche, non sei di quel livello lì. A me il Bayern ha dato questa sensazione. Capisco che l'anno scorso, avendo visto un Inter che ha tenuto testa al Real Madrid e al Liverpool, ti dà quella speranza che quindi ti fa arrabbiare se vedi invece con il Bayern un crollo totale. Però erano anche Inter diverse secondo me, proprio come momento di forma e solidità anche emotiva. Quindi non mi sorprende una partita di questo tipo. E io la riassumo così, può sembrare un tentativo di rendere tutto facile, ma questo è quello che ho visto banalmente. No, ma sono assolutamente d'accordo con te. Poi tanti paragoni sul discorso il Napoli ha battuto il Liverpool. Ragazzi, noi dobbiamo Anche guardare la nostra partita. La nostra partita ci ha messo di fronte ad un avversario. Sì, io ho fatto il paragone col Real, forse questo Bayern oggi quel Real dell'anno scorso l'avrebbe battuto in quella fase lì e anche in maniera piuttosto agevole, quindi c'è poco da dire. La mia analisi di questa sfida si chiude un po' come l'avevo aperta. Purtroppo un avversario tecnicamente di un altro livello, fisicamente anche superiore, perché hanno davanti dei giocatori che vanno ad una velocità impressionante. Da parte nostra, per poter uscire indenni da questa partita, bisognava fare una super prestazione difensiva di grande voglia, bisognava essere calibrati al millimetro in ogni minima uscita dal basso e invece anche lì qualche volta abbiamo tenuto troppo la palla, qualche errore di troppo nella costruzione. Il ritmo, la velocità mentale e fisica che devi avere in questo contesto è nettamente superiore a quello che si ha in campionato. C'è poco da dire. Non so Simo se vuoi aggiungere tu qualcos'altro. Guarda, dico solo questo: tornando sulla formazione, Inzaghi ha fatto delle scelte importanti, ancora non abbiamo capito bene se tutte tecniche, qualcuna anche fisica, però ci sono state delle risposte. Cioè Onana è stato il migliore in campo, o il meno Sì. peggiore comunque banalmente. Quindi io col Torino gradirei rivedere Onana dopo una prestazione così solida e importante. Mkhitaryan non ha fatto una buona partita come non l'ha fatta nessuno, però comunque l'ho visto lì, l'ho visto sul pezzo. Gosens ha fatto i primi 90 minuti e anche questa è una notizia importante nell'ottica del futuro, anche se anche lui ha fatto molta fatica. Mi piacerebbe che dalle prossime partite si pescasse un po' di più anche da queste risorse che sono importanti, soprattutto con tutto il rispetto per Miki, che ha anche la sua età, dagli altri due. Quindi Gosens e Onana sono secondo me due punti fermi da cui ripartire e questa Sì. partita, nonostante sia stata negativa, soprattutto sul portiere, mi ha dato delle sensazioni buone e quindi mi auguro che già dalla partita col Torino possano esserci delle conferme in questo senso. Sono assolutamente d'accordo con te, anzi, lasciare in campo Onana solo per stasera sarebbe una scelta molto estemporanea che personalmente faticherei a capire. Son d'accordo con te anche su Gosens. Volevo aggiungere un'altra cosa che però, magari approfondiremo a parte in un'altra clip. Fateci sapere nei commenti un po' che cosa ne pensate anche voi, quindi di questa triste notte di Champions. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e ci rivediamo poi come ogni giorno ovviamente in diretta alle 19:30.